Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 13. In questa lezione vi mostrerò passo passo un esempio di modellazione mista, ovvero andremo a realizzare un modello discretamente complesso che richiede l'utilizzo di tecniche di modellazione diversa, come ad esempio la modellazione solida, la modellazione per superfici, ma anche la modellazione per superfici libera, che in questo caso ci potrà servire. Per mostrarvi il modello che andremo a realizzare, vi indicherò nella descrizione del mio video un link da cui potrete scaricare il PDF, ma da cui potrete anche scaricare un'immagine che vi servirà per quello che adesso sto per fare, perché per avere sempre sotto mano le quote e l'immagine dell'oggetto che andremo a realizzare, utilizzerò in questo caso una tecnica diversa, ovvero inserirò l'immagine su uno dei piani del nostro modello. Questa è una cosa che già vi ho spiegato in un video precedente, che vi indicherò qui in alto a destra, quindi vi consiglio, se siete interessati ad approfondire l'argomento, di andarvelo a vedere. Quindi andiamo su Vista, Visualizzazione modello, Immagini, clicchiamo su Importa e a questo punto dobbiamo scegliere il piano su cui noi vogliamo inserire l'immagine. Quindi scelgo il piano e a questo punto mi chiederà di scegliere il file di un'immagine che vogliamo importare. L'immagine io l'ho salvata nella mia directory di lavoro, quindi vado proprio su Working Directory. E da qui capiamo qual è l'oggetto che andremo a modellare, perché questa è l'immagine del disegno completo di questo oggetto che rappresenta un gancio di sollevamento. Io in realtà di questa immagine ne ho preparata una versione ritagliata e ripulita da dettagli che in questo caso non ci servono, quindi scelgo questa immagine, la apro, lui ce la carica sul piano front, adesso spengo i piani, mi metto sulla vista frontale e ovviamente devo fare un'operazione di scalatura di questo disegno se voglio che rappresenti le dimensioni del modello reale che dovrò realizzare. Quindi per scalare l'immagine direi che ci appoggiamo alla quota da 188 che rappresenta la distanza della tangenza di questa sezione circolare dalla tangenza inferiore dell'occhiello del gancio. Quindi utilizziamo il comando adatta che ci mostrerà un righello di cui possiamo spostare le sue estremità in corrispondenza della quota che abbiamo indicato prima. Poi ovviamente posso fare uno zoom per essere sicuro che il mio posizionamento sia abbastanza accurato, eventualmente lo vado a correggere. Ovviamente non è richiesta una precisione al millesimo di millimetro perché l'immagine deve essere solo rappresentativa di quello che andremo a fare e in più la utilizzeremo anche per vedere le quote che dovremo definire. A questo punto cambio il valore rappresentato sul righello perché attualmente ci dà una distanza nel mio caso di circa 176 mm ma dovrà diventare di 188, quindi faccio un doppio clic su questa quota e gli do 188. Come vedete lui ingrandisce l'immagine sottostante in modo che questa distanza indicata a righello corrisponda esattamente a 188. A questo punto spengo lo strumento di adattamento. Faccio anche un passaggio che può essere importante perché in realtà ne vado a fare due per evitare che l'immagine sia eccessivamente marcata e quindi ci dia fastidio mentre andiamo a modellare, mentre andiamo a definire delle quote, e quindi vado ad aumentare un pochino la trasparenza dell'immagine da qui e la porto al 75% in modo che l'immagine risulti un po' più trasparente e quindi anche meno evidente all'interno del nostro ambiente di modellazione. Poi però, visto che questa immagine l'abbiamo messa sul piano front, vado anche a spostarla normalmente in questo modo, cliccando su Muovi normale e la sposto verso l'interno del nostro schermo, quindi parallelamente al piano front in direzione negativa rispetto all'asse perpendicolare al piano front che sarebbe l'asse Z. Questo perché se ci mettiamo nella vista tridimensionale l'immagine ci dà meno fastidio, però se ci mettiamo nella vista frontale l'immagine invece la potremmo utilizzare abbastanza facilmente per ricalcare e quindi creare delle curve. Poi devo fare un'altra cosa che ancora non ho fatto, ovvero il centrare l'immagine sui piani di riferimento e ovviamente per centrarla è importante, secondo me in questo caso, che questi assi vadano a corrispondere con il piano right e con il piano top. Quindi semplicemente spengo il comando sposta normale, a questo punto la sposto e faccio in modo che ci sia l'allineamento di quegli assi. Se necessario vado a fare uno zoom e quindi riesco a fare anche un allineamento un po' più accurato. Abbiamo fatto lo spostamento normale, abbiamo scalato l'immagine, l'abbiamo centrata e ne abbiamo anche cambiato la trasparenza, aumentandola un pochino. A questo punto confermo, spengo un attimo i piani e appunto abbiamo questo tipo di situazione. Adesso andremo a costruire, spengiamo il sistema di coordinate, spengiamo i punti, gli assi li lascio accesi perché mi possono servire, andiamo a disegnare quelle che sono le curve principali che utilizzeremo per disegnare la parte inferiore del gancio,
c'è la parte che congiunge questa sezione che chiameremo sezione A di sinistra, quest'altra sezione che chiameremo sezione B e quest'ultima sezione che chiameremo sezione A di destra. Ovviamente queste sezioni le possiamo fare con degli sketch e in più dovremo anche disegnare una traiettoria molto semplice perché è una semicirconferenza e iniziamo proprio da questa. La semicirconferenza la andiamo a fare appunto con lo sketch, scegliamo il piano front, clicchiamo nella mini toolbar sul comando sketch, prendiamo il comando arco centro ed estremi e mi disegno la semicirconferenza che parte da qui, arriva esattamente al lato opposto. Come valore mi dà un raggio che è grosso modo pari alla metà del valore che effettivamente gli dovremmo dare, ovvero 70, però come al solito, visto che la quota indicata sul disegno è una quota di diametro, e lui invece mi ha messo una quota di raggio come normalmente fa quando disegno un arco di circonferenza, però seleziono la quota di raggio e la converto in una quota di diametro e gli do il valore corretto, anche se molto vicino a quello attuale, che è 70. Poi, visto che ovviamente questo modello l'ho provato a fare più volte per cercare di mostrarvi chiaramente i passaggi, tra l'altro anche nella maniera più sintetica possibile, vado anche a definire un punto all'interno dello sketch mediante questo comando, quindi sarà un punto che si vedrà anche all'esterno dello sketch. Questo punto lo metto qui, all'intersezione del riferimento verticale con questa semicirconferenza. Questo punto mi servirà proprio per agganciare correttamente questa sezione a questo arco di circonferenza nello sketch che andrò a fare poi successivamente. Confermo e adesso ci troviamo in questa situazione. Se volete evidenziare meglio gli sketch rispetto magari alle quote del disegno, potete anche, e lo possiamo fare insieme, andare sotto File, Opzioni, System Appearance e da qui sotto Graphics abbiamo il colore dello sketch che cerco di mostrarvi. Questo è lo sketch di questo colore blu chiaro, se vogliamo, ed è proprio il colore indicato qui. Volendo potete scegliere un colore che può risultare più evidente. Potrebbe essere un rosso, proviamo un attimo con questo verde, ma non è così tanto evidente rispetto al nostro sfondo, quantomeno rispetto al mio, scelgo il rosso, che è già più evidente e forse anche voi lo vedete meglio. Ovviamente questa è una modifica che possiamo non salvare, quindi per il momento gli diamo semplicemente ok e quindi abbiamo cambiato un po' il colore di tutti gli sketch che andremo a fare per renderli un po' più evidenti. Il punto che abbiamo disegnato, se accendiamo la visualizzazione dei punti, si vedrà come un normale punto di riferimento. Adesso andiamo a disegnare questa sezione qui, anche se questa è una sezione ribaltata in logo, quindi in realtà questa sezione non la dovremo disegnare sul piano fronte, ma dovremo disegnarla sul piano top, perché in realtà dobbiamo considerarla perpendicolare al piano front, che poi corrisponde al piano di questa vista, e quindi è proprio quello che andiamo a fare. Selezioniamo il piano top e gli diciamo ovviamente di fare uno sketch. Poi prendiamo come riferimento di sketch questa estremità libera di questa semicirconferenza, chiudiamo e adesso iniziamo a disegnare quella sezione. Facciamo un asse di mezzeria, che può essere anche un asse di mezzeria geometria oppure un asse di mezzeria solido. Direi di provare a farlo solido, in questo modo. A questo punto andiamo a disegnare questa sezione qui, che è composta da quest'arco e quest'altro arco che hanno in realtà lo stesso raggio, quindi questo arco ha il centro qui, questo arco ha il centro esattamente sull'arco opposto. Questo e questo sono due segmenti rettilinei e poi abbiamo degli arrotondamenti che definiremo all'interno dello sketch. In realtà quella sezione noi la disegneremo semplicemente a metà, perché anche la superficie che andremo a realizzare sarà mezza superficie. Quindi prendiamo il comando arco, definiamo un centro, facciamo partire l'arco dal punto di riferimento, facciamo un arco più o meno di questa dimensione, poi facciamo l'altro arco centrato qui, che parte da questo punto ed è leggermente più corto del precedente arco. Poi da qui faccio tasto destro, scelgo il comando linea e quindi congiungo questa estremità con l'altra. Tasto centrale, ancora tasto centrale. A questo punto prendo il comando arrotondamento dentro lo sketch e quindi seleziono questo vertice e seleziono questo vertice. Io vado a cambiare un po' di quote, non solo i raggi,
Intanto questa quota non me la fa definire perché c'è un vincolo d'uguaglianza che seleziono e cancello. Abbiamo detto che è da 3.5, giusto? Sì, 3.5. L'altra è da 7.5. Poi definisco anche le larghezze, che sono questo 39,5 e questo 16,5, e definisco anche il raggio di entrambi gli archi che è 65. Quindi vado a fare subito 60.5 e poi definisco quelle larghezze, che è il motivo per cui ho messo l'asse di mezzeria, perché voglio rappresentare esattamente come sono indicate a disegno. Quindi seleziono vertice, asse e vertice, tasto centrale, e questo è 39.5. Non me lo fa definire, ma poi me lo farà definire in un secondo momento. Di nuovo sull'altro arco vertice, asse e vertice, tasto centrale, e questo adesso non mi ricordo, deve essere un 16.5. Mentre questo abbiamo detto deve essere un 39.5. Ok. Poi per far capire meglio che questi due archi opposti hanno lo stesso raggio, quindi se è indicato uno è indicato anche l'altro, anche se può essere evidente a un occhio un po' più attento, perché ovviamente hanno entrambi il centro in corrispondenza dell'arco opposto, quindi evidentemente hanno lo stesso raggio, però per rendere più chiara la cosa metto una quota di riferimento, cliccando qui, e metto una distanza tra questo vertice e questo tasto centrale, in modo che è una quota che viene rappresentata tra parentesi e che è guidata da questo raggio. Mi metto nella vista di sketch, questo sketch lo seleziono tutto e faccio copia, quindi CTRL C. Confermo lo sketch e adesso vado a definire uno sketch su quest'altro piano, che è il piano right, perché voglio andare a realizzare questa sezione che è molto simile a questa. Cambiano poche quote, cambia soltanto il raggio degli archi che è da 52, le altre quote sono identiche, e quindi vado a selezionare il piano di sketch. Anche qui ne andrò a disegnare a metà, ma voglio utilizzare il fatto che ho copiato lo sketch della prima sezione e qui lo voglio andare ad incollare. Quindi, visto che devono avere lo stesso orientamento, devo fare un po' attenzione a scegliere l'orientamento corretto, altrimenti lo andrei ad incollare ribaltato. Visto che ho già fatto un po' di prove, so già che in realtà qui devo invertire questa freccia e clicco su sketch. Quindi mi oriento sullo sketch, quindi sostanzialmente sto disegnando sul lato negativo del piano right. Allora, una volta entrati su questo piano di sketch, ci conviene andare a definire subito il riferimento al punto che abbiamo creato nel primo arco, quindi accendo la visualizzazione dei punti, il punto è questo, quindi vado sui riferimenti e seleziono questo punto. Chiudo. A questo punto, scusate il gioco di parole, faccio incolla, il puntatore del mio mouse cambia perché viene mostrato quella sorta di quadratino sotto il nostro puntatore, clicchiamo e appunto viene incollato, anche se in una situazione ancora temporanea perché dobbiamo dimensionarlo, la sezione che abbiamo copiato prima. Ovviamente ci conviene andarla a ruotare di 90 gradi e come vedete, grazie all'orientamento del piano di sketch che abbiamo cambiato prima, questa sezione viene rappresentata dal lato corretto del piano di sketch, che poi è lo stesso lato in cui abbiamo disegnato anche l'altra sezione. Poi verifico che il fattore di scala sia pari ad 1, perché secondo me in questo caso conviene, visto che lo sketch anche a livello di quote è quasi completamente identico, tranne per una quota che è il raggio di quest'arco. Poi col tasto destro sposto questa maniglia e la aggancio qui, e poi da questa maniglia trascino tutto lo sketch fino a qui. A questo punto confermo, mi vengono mostrate tutte le quote, c'è questa quota che secondo me non ci dovrebbe essere, che è tra l'altro una quota debole, ma semplicemente perché non ha vincolato quest'asse di mezzeria ad essere verticale, e quindi lo vado a fare. Gli vado a dare un vincolo di verticalità proprio a quest'asse di mezzeria. E poi gli do anche un vincolo di coincidenza tra qui e qui. Ok, così è sparita anche quell'altra quota. Detto ciò, metto solo un po' in ordine le quote. Quindi questa va bene, questa la spostiamo un po', questa va bene, questa va bene,
questa va cambiata e deve essere pari a 52, quindi doppio clic, 52. Ok. Confermiamo e adesso noteremo che abbiamo la sezione A a sinistra, la sezione B e adesso ci manca la sezione a destra, che sarebbe questa circonferenza, e quindi andiamo a farla. Di nuovo prendo il piano top, definisco uno sketch interno, mi prendo come riferimento l'estremità di quell'arco di circonferenza, chiudo e a questo punto disegno una circonferenza con centro più o meno qui che passa per questo punto di riferimento appena definito. Tasto centrale, questo diametro deve essere 33,5 e poi in realtà a me serve un arco di circonferenza, quindi prendo elimina segmento e taglio via questa metà. In realtà quest'arco l'avremmo potuto fare anche tranquillamente con il comando arco di circonferenza, non cambia nulla. L'unica attenzione che dobbiamo avere è che in realtà per disegnare la parte inferiore del gancio andremo a usare il comando blend di sweep e quindi dobbiamo avere l'accortezza di disegnare tutte le sezioni con lo stesso numero di nodi. L'arco di circonferenza non ha nodi se non le sue due estremità e allora devo necessariamente dividerlo con il comando dividi e lo vado a dividere qui, qui e ancora qui e poi qui. Anche qui metto un asse di mezzeria, anche di costruzione va bene, e poi vado a definire tutte le mie belle quote simmetriche, quindi selezionando punto asse di nuovo punto, tasto centrale e così via lo faccio per tutte le divisioni che ho creato. Poi andiamo a cambiare un po' i valori, direi che questa sarà un 24, questa la portiamo a 14, 21, 12. Ovviamente questi sono valori che non sono indicati sul disegno, ma possiamo mettere un po' secondo l'effetto che vogliamo ottenere e quindi confermiamo. Quindi visto che abbiamo fatto 4 sezioni, è bene per il futuro rinominarle in modo che poi se fra un bel po' di tempo andiamo ad aprire questo file riusciamo a capire a colpo d'occhio come è stato costruito. Quindi è sempre buona norma rinominare quantomeno le feature più importanti. Quindi questa la chiamo arco inferiore. Questa la chiamo sezione a sinistra, questa la chiamo sezione B e questa la chiamo sezione a destra, in modo che appunto riusciamo a colpo d'occhio a capire di che cosa si tratta. Adesso andiamo a prendere il comando blend di sweep, selezioniamo inizialmente la traiettoria che è la semicirconferenza, a questo punto gli diciamo che vogliamo fare un blend di sweep di superficie, andiamo sotto sezioni, bisogna dirgli che vogliamo utilizzare sezioni selezionate, ovvero non le andremo a disegnare ma le abbiamo già fatte prima e quindi le andiamo semplicemente a selezionare e quindi seleziono questo sketch, poi gli dico inserisci una seconda sezione, seleziono questo e ancora inserisci un'altra sezione e seleziono questa. In questo caso mi fa un accartocciamento perché mi ha messo il punto iniziale di questa sezione qui, ma io cliccando lo inverto e risolvo. Poi un altro aspetto che devo controllare è il fatto che questa blend deve terminare cadendo perpendicolarmente sul piano top su cui sono presenti la prima e l'ultima sezione. Quindi vado qui e gli vado a dire normale e poi vado qui e gli vado a dire di nuovo normale. A questo punto questo passaggio l'abbiamo fatto e quindi confermiamo. Perché gli ho detto normale qui e gli ho detto normale anche qui? Perché in questo modo questa superficie si raccorderà in maniera più graduale e corretta con le altre superfici che andremo a fare. Fatto questo blend di sweep, andiamo a realizzare un altro elemento del nostro modello, ovvero questa parte di forma anulare o toroidale o banalmente a forma di ciambella, e questa la possiamo tranquillamente fare con una rivoluzione, quindi mi accendo i piani, prendo il comando rivoluzione, seleziono piano di sketch e
rimango anche in 3D, spengo di nuovo i piani, disegno un cerchio che deve essere di diametro 21,75, quindi questo diametro qui. Poi definisco un punto e vado a definire anche la distanza di questo punto che ho appena disegnato da quest'altro punto che deve corrispondere al famoso 188. Quindi prendo il comando quota, seleziono questo punto, questo non l'ho preso come riferimento, quindi devo farlo adesso, quindi vado qui, faccio in modo di riuscire a selezionarlo, eventualmente uso il tasto destro, in questo caso me l'ha preselezionato, quindi lo seleziono, tasto centrale e questa quota deve essere da 188. Poi definiamo un asse di mezzeria che rappresenterà l'asse di rivoluzione di questa rivoluzione, scusate il gioco di parole, e mi mette già questa quota, che poi è quella che a me serve, solo che la devo cambiare, la devo portare a 30.5. E quindi doppio clic, 30.5 e a questo punto confermo. E confermo di nuovo perché mi va bene modellare questo come solido. A questo punto ci occuperemo di disegnare il corpo principale del gancio, non so, lo potrei definire il suo fusto. Per fare questo devo andare a realizzare queste curve. Su queste curve non ho molte informazioni se non che partono esattamente da questa sezione qui, mentre non so esattamente come arrivano in questa zona, a parte queste quote che comunque sono approssimative. Quindi per costruirlo in maniera abbastanza semplice a mio avviso e anche abbastanza pulita, andrò ad incollare di nuovo lo sketch che abbiamo fatto qui su un piano che andrò a realizzare qui passante per l'asse di questa rivoluzione. Quindi innanzitutto mi vado a fare questo piano. Ok, gli dico che deve essere parallelo. Ok, a questo punto vado a fare lo sketch su questo piano. Clicco su sketch e vado a fare un'incolla, quindi CTRL V. Di nuovo il cursore cambia, clicco in un punto, mi mette la sezione, direi che come fattore di scala gli posso dare un punto 8, poi sicuramente tutte le quote le dovremmo cambiare un pochino. Questo punto, sempre col tasto destro, lo trascino e lo aggancio qui, e questo, tutto lo sketch, lo trascino e lo aggancio più o meno qui. Confermo. Mi oriento in questo modo, c'è sempre questa quota che secondo me non ci dovrebbe essere, ma semplicemente perché non ha capito che l'asse di mezzeria deve essere orizzontale, glielo diciamo noi. E quest'altra quota mi va bene che ci sia perché in realtà io voglio definire questa distanza. Tasto centrale, però quella quota rimane, si vede che ce n'era un'altra che devo togliere, c'è sempre il discorso del vincolo di coincidenza, quindi vado a dare un vincolo di coincidenza tra l'asse e questo punto, vediamo se quella quota sparisce, sì. A questo punto cambiamo tutte le quote, anche queste non sono indicate a disegno, quindi fate attenzione, cercherò di indicarvele in modo che sia un po' più facile ricostruire questo modello, però fate attenzione a quello che adesso dico, nel senso che questa quota deve essere da 45, ma prima di cambiare questa cambio questa che deve essere da 4. Quindi questo raggio deve essere da 4, questo raggio deve essere da 2, questa quota deve essere da 8 e questa deve essere da 16. Questo perché ovviamente questa sezione deve rientrare all'interno della sagoma della ciambella. Questa quota abbiamo detto che deve essere da 45 e questa deve essere da 26. Ok, confermo. Adesso che abbiamo fatto questa sezione, la selezioniamo e la andiamo a proiettare. Invertiamo il verso di proiezione da quest'altra parte, cliccando sulla freccia e selezioniamo questa superficie e volendo anche questa. Confermiamo e così adesso abbiamo ottenuto questa curva che è la proiezione di questo sketch su questa ciambella. Adesso andrò a disegnare queste due curve. Prima di farlo direi che gli vado a rinominare questa sezione e la chiamiamo sezione D. Seleziono più la fronte, gli dico che voglio fare uno sketch,
scelgo i riferimenti che mi servono, quindi come riferimento vado a scegliere questo arco di circonferenza, il vertice, eccolo qui, non questo, preferisco scegliere quello dello sketch, quindi ho fatto 3 volte tasto destro e poi mi ha proposto questo e lo seleziono. E poi qui seleziono questo e questo. Chiudo, prendo il comando spline e disegno una spline per questi 2 punti e un'altra spline per questi altri 2 punti. Poi definisco un vincolo di tangenza tra questa spline e il riferimento all'arco inferiore. Eccolo qua. Mentre da quest'altra parte, sull'altra spline, vado a disegnare, a definire una quota tra questa spline, questo vertice, questo asse di mezzeria, tasto centrale, mi dà una quota angolare che io porto a 90 gradi. A questo punto mi oriento al piano di sketch, faccio doppio clic su questa spline, in modo che entro nell'ambiente di gestione della spline, clicco su punti di controllo e trascinandomi i punti cerco di ottenere una forma simile a quella rappresentata nel disegno. Non deve essere perfettamente identica, confermo, vado sull'altra e faccio di nuovo doppio clic, stessa cosa, punti di controllo, stessa cosa anche se qui non abbiamo una curva evidente e netta, ma in realtà abbiamo una zona raccordata, tant'è questi sono dei bordi di tangenza, quindi cerco di ottenere una curva anche qui con una notevole approssimazione. Ok, direi che più o meno qui va bene, confermo, confermo di nuovo, mi metto su questa vista 3D e a questo punto vado a fare la superficie mediante la blend limite. Quindi prendo il comando blend limite, seleziono questo sketch, premo CTRL e seleziono la curva proiettata. Poi faccio tasto destro, curva in seconda direzione, seleziono questa opzione e gli do questa spline e poi con il CTRL anche l'altra. Vado qui e gli dico che questa superficie deve essere perpendicolare al piano di questa sezione. Stessa cosa, no, qui no, scusatemi, ma sicuramente qui sì. Quindi anche qui gli do un vincolo di normalità, così come lo do anche qui. Confermo. E questa visualizzazione che io già ho attiva, ovvero la visualizzazione con riflessi, mi consente anche di vedere se le superfici che ho creato sono di buona qualità, cioè sono uniformi, non presentano gobbe o strane curvature. Ovviamente è anche bene andare a nascondere questi sketch in modo che si riesca anche a controllare le zone di giunzione tra le superfici se presentano delle discontinuità di qualche tipo, di tangenza, di curvatura, eccetera, che in genere sono visibili quando c'è una luce riflessa. Mi sembra che la superficie è molto buona e quindi possiamo continuare. Ok, ora andiamo a realizzare la punta del gancio. Ci mettiamo nella vista frontale, la curva del gancio deve avere questa forma. In realtà questo oggetto non è facilissimo da disegnare, ad esempio con una blend limite, perché dovremmo disegnare un reticolo di curve, possibilmente sempre a 4 lati, ma comunque in generale non è facile ottenere questo tipo di geometria, mentre invece potremmo utilizzare, secondo me, molto semplicemente il comando freestyle. Quindi andiamo ad attivare questo comando, scegliamo come primitiva la sfera, cambiamo visualizzazione, scusatemi, non questa ma questa, per avere meglio una visione della suddivisione della sfera stessa. Dopodiché a questa sfera gli vado a dare alcuni vincoli che mi servono a gestirla in maniera più semplice, ad esempio seleziono la faccia del cubo posteriore, gli dico che deve essere simmetrica rispetto al piano front, che gli seleziono dall'albero, in modo tale che ci fa gestire solo mezza sfera con la sua griglia di controllo tridimensionale. Poi vado a fare un'operazione di scalatura selezionando tutta la griglia, gli dico scala,
Premo CTRL, seleziono una freccia in modo che fa una scalatura su tutte le dimensioni. Seleziono questa faccia e la cancello. Di nuovo mi metto sulla vista 3D, seleziono tutta la griglia e me la sposto in questo modo. Scalo ancora un pochino, premo CTRL e seleziono sempre la freccia e mi avvicino un po' all'estremità del gancio che abbiamo ottenuto fino ad ora. Ovviamente devo anche abbassare questa faccia. A questo punto seleziono tutto questo percorso con lo Shift, gli dico di allinearlo normalmente, però mi accendo la visualizzazione della sezione ADX, seleziono tutta questa sezione e poi faccio tasto centrale, in modo tale che lui aggancia il bordo della superficie freestyle al bordo dello sweep blend che coincide con lo sketch ADX. Quindi mi metto nella vista laterale, seleziono questi, li sposto un pochettino in questo modo, forse un po' troppo, vorrei evitare che sia troppo appuntita. Poi mi metto di nuovo nella vista frontale, seleziono questo vertice e lo porto un po' all'interno, seleziono questo vertice e lo porto un po' all'interno. Quando i vertici sono sovrapposti nella vista che state utilizzando vi fa selezionare il primo, altrimenti con il box di selezione selezionate tutto. Quindi appunto vado a usare il box di selezione e vado a fare sempre uno spostamento in questo modo e poi a questo punto seleziono solo questi e provo a vedere se riesco a ottenere un risultato che si avvicina un po'. Questa la sposto un po' così. Ok, direi che ci siamo. Se vogliamo possiamo anche fare in modo che questa curva sia un po' allineata a questa, ma semplicemente per una questione estetica. Stessa cosa da quest'altra parte, quindi basta selezionare questo nodo e spostarlo in questo senso. Idem, selezionare questo nodo e spostarlo in quest'altro senso. Vediamo se nella vista da destra sembra essere venuto un buon risultato. Direi di sì, forse sposto un pochettino in questo modo e confermo. Cambio visualizzazione, metto l'ombreggiatura con spigoli, nascondo nuovamente questo sketch e vediamo se abbiamo ottenuto un buon risultato. Direi di sì, non vedo grosse discontinuità tra le varie superfici. Consideriamo anche che questo è un gancio, non è una carrozzeria di un'automobile, quindi possiamo essere anche abbastanza tolleranti. A questo punto andiamo a realizzare la parte solida, quindi avendo creato più unioni di superfici, ce l'abbiamo qui nel labbro del modello, abbiamo il blend di sweep, abbiamo il boundary blend e abbiamo il freestyle. Allora adesso selezioniamo il boundary blend e il blend di sweep e li uniamo con il comando unisci. Confermo. A questo punto prendo l'unione di quelle due unioni di superfici e le specchio rispetto al piano front, che seleziono dall'albero e confermo. Ho di nuovo tre unioni di superfici e quindi le seleziono e le unisco tutte con il comando di nuovo unisci e confermo. Quindi adesso ho un'unica unione di superficie, nascondo anche questo sketch, anche quello che sta nella ciambella lo vado a nascondere, così ho una visualizzazione un po' più accurata. Ci mettiamo anche nella vista da destra per vedere se l'andamento di questo profilo è abbastanza uniforme, direi di sì. Quindi adesso possiamo selezionare tutta l'unione di superfici e la solidifichiamo con il comando solidifica. Il comando solidifica in questo caso si imposta direttamente su un'opzione che ci fa sostituire una superficie di un solido, ma non è questo il caso. Io preferisco dirgli di riempire la superficie che abbiamo appena ottenuto con il solido.
È importante verificare che questa freccia sia diretta verso l'interno, perché se è diretta verso l'esterno non ci fa solidificare quella superficie, quindi deve essere diretta verso l'interno. Anche se quella superficie in realtà non era chiusa, ma lui la considera chiusa dalla ciambella perché la superficie era aperta su questa estremità. Però lui considera come superficie di chiusura quella di questo solido e quindi confermiamo. Sappiate che anche qui posso andare a nascondere la curva proiettata. Adesso ci manca da fare questa maniglia. La possiamo ottenere con uno sweep che deve seguire la traiettoria che su questo disegno è rappresentata da questa linea tratteggiata, quindi una traiettoria a forma di asola con raggio 18 all'estremità e interasse 70. Quindi di nuovo andiamo a disegnare uno sketch sul piano front, sketch. In questo caso utilizzo un'altra tecnica particolare perché questo tipo di percorso, questo tipo di sketch ce l'ho già nella libreria di sketch, tra l'altro è quella di default di Creo Parametric, quindi non è una sezione che ho aggiunto io, ma è già presente. Quindi vado qui, vado su forme, la sezione è questa, la seleziono, la vediamo qui in anteprima, una volta poi scelta la possiamo trascinare da qui, lasciamo e appunto ci viene rappresentata. La giriamo un po' perché in realtà deve essere un pochino inclinata, la avviciniamo a quella che è la situazione rappresentata sul disegno, poi ovviamente la quoteremo, quindi per il momento la approssimiamo un po' a quella che deve essere la forma finale, confermiamo e a questo punto andiamo a cambiare un po' di quote, quindi questa deve essere da 70. Chiudiamo qui che tanto non ci serve più questo strumento, andiamo a mettere una quota di raggio eliminando questa quota e questo raggio deve essere 18. Poi mettiamo anche una quota di angolo tra questo riferimento verticale e l'asse di mezzeria che congiunge i due assi dell'asola e poi facciamo tasto centrale e qua dobbiamo avere un angolo di 47,8. Poi abbiamo bisogno di un riferimento, clicchiamo qui, selezioniamo la superficie e lui ci creerà il riferimento dato dall'intersezione del piano di sketch con questa superficie toroidale e infatti ci crea questa linea tratteggiata che spero riusciate a vedere, eccola lì. Quindi qua possiamo chiudere, a questo punto tangenza tra questo riferimento e questo sketch. Manca un altro vincolo, il vincolo che gli devo dare è un vincolo di coincidenza tra quest'asse e quest'altro asse, l'asse della sfera. Quindi sarà in realtà una coincidenza tra questo asse di mezzeria e il centro della sfera, ovvero la proiezione di questo asse sul piano di sketch. E poi sarà il risultato che otterremo facendo questa operazione. Quindi clicchiamo qui e quindi abbiamo ottenuto questo tipo di allineamento. Confermo, sketch l'abbiamo fatto, attiviamo il comando sweep, definiamo una sezione, disegniamo un cerchio in questa sezione che deve avere diametro 17,5. Confermiamo e confermiamo di nuovo. E quindi abbiamo ottenuto questa forma. No, adesso vediamo se riusciamo a fare un passaggio. Secondo me è un po' rischioso, andrei a cambiare un pochino questa curva qui, rendendola un pochino meno panciuta in questa zona qui. Quindi abbasso un pochino questo punto, in modo da rendere un pochino più netta questa intersezione. È vero ci discostiamo un po' da questa curva, però forse siamo un po' più sicuri di riuscire a ottenere un buon risultato, perché adesso quello che dobbiamo fare è creare gli arrotondamenti che sono comunque indicati a disegno, quindi andiamo a fare un arrotondamento su tutta questa curva qui, però l'arrotondamento come indicato a disegno deve essere un arrotondamento cordale, ovvero a corda costante, come anche indicato in questa immagine di suggerimento, dove appunto quella distanza indicata in quella figura rimarrà sempre costante e pari al valore che noi gli diremo. Quindi gli dico di fare un arrotondamento cordale da 5 e riesce a farlo. E lo riesce a fare anche dalla parte opposta. A questo punto confermiamo
facciamo la stessa operazione su questo percorso qui. Deve essere sempre un arrotondamento cordale, però da 3, quindi un pochino più piccolo. Tra l'altro viene un arrotondamento molto uniforme in questa zona. Il vantaggio dell'arrotondamento cordale è che è esteticamente più bello da vedere perché il cordone dell'arrotondamento da un osservatore esterno sembra molto omogeneo, anche se può avere un raggio variabile, proprio perché ha un'altezza e uno spessore che è costante. Confermiamo. Ok, direi che il grosso l'abbiamo fatto, direi semplicemente di andare ad aggiungere quei dettagli che ci possono servire per fare la messa in tavola. Non la farò adesso la messa in tavola, però ho intenzione di farla più avanti, non so se ci riuscirò, anzi fatemi sapere nei commenti se siete interessati a vedere anche come si fa la messa in tavola di questo oggetto. E quindi andiamo a inserire i dettagli che mi potrebbero servire nella messa in tavola, che sono banalmente gli assi, magari anche delle sezioni e perché no, applichiamo anche un materiale a questo modello, cosa che non abbiamo mai visto nei miei video, però è bene iniziare a vedere anche questi aspetti. Quindi innanzitutto andiamo a prendere il comando asse e iniziamo a creare l'asse di questa geometria di rivoluzione. Eccolo lì, tasto centrale, clicchiamo fuori per deselezionarlo, di nuovo prendiamo il comando asse, selezioniamo quest'altra porzione di ciambella, così mi farà l'asse di quella porzione di ciambella, clicchiamo fuori di nuovo e adesso andiamo a fare l'asse di questo bordo qui e anche qui mi fa l'asse tranquillamente, tasto centrale e clicchiamo. Gli sketch che non ci servono più li nascondiamo. Se vogliamo che quando andiamo a riaprire questo file tutte le entità nascoste rimangano nascoste, gli andiamo a dire sotto vista di salvare lo stato di visualizzazione. E poi di nuovo sotto vista andiamo a definire le varie sezioni, quindi andiamo a definire una sezione passante per il piano top, andiamo a dire proprio che sarà passante e da qui la chiamiamo sezione A e confermo. Poi andiamo a fare un'altra sezione passante per il piano right, quindi andiamo a dire da qui true, piano right e questa la chiamiamo sezione B. Poi in realtà ho bisogno anche di un'altra sezione, ovvero della sezione che taglia la maniglia posteriore. Prima di fare il piano andiamo a rimostrare questa sezione. Poi andiamo a fare un piano passante per quest'asse con il control. Gli diamo questa con la visualizzazione in wireframe. Ok. E a questo punto, sempre sotto vista, con quel piano selezionato, diciamo di fare una sezione che chiameremo sezione C. E confermiamo. Quindi abbiamo fatto le varie sezioni, adesso le disattiviamo, cambiamo di nuovo visualizzazione. Visto che anche l'immagine non ci serve più, possiamo andare a nasconderla, quindi ritorniamo sullo strumento immagini e gli diciamo hide. In genere conviene secondo me nascondere le immagini e non eliminarle, quindi non rimuoverle, proprio perché poi in un secondo momento, se se ne ha bisogno, si possono di nuovo visualizzare. Confermiamo e facciamo quest'ultimo passaggio di definire un materiale. Come si definisce un materiale in Creo Parametric? Si va sulla sommità del modello, tasto destro, modifica materiale, si apre la finestra che ci mostra la libreria dei materiali. In questo caso è sostanzialmente la libreria di default, tranne per questo materiale che vi ho aggiunto per fare la simulazione, per mostrarvi l'utilizzo di Creo Simulate. Vi metterò anche qui l'indicazione del video che volendo vi potete andare a vedere, ovvero della simulazione strutturale di Creo Parametric. Però io invece in questo caso vado a prendere un materiale che trovo in questa libreria qui, sarà ovviamente un materiale ferroso, e gli vado a dire che voglio utilizzare questo acciaio ad alta resistenza, acciaio e carbonio ad alta resistenza, che come vedete, visto che qui vediamo l'anteprima delle proprietà del materiale, ha effettivamente una tensione di snervamento molto elevata rispetto agli altri acciai. Ok? Quindi utilizziamo questo, visto che deve essere un gancio di sollevamento. Per dirgli di applicare questo materiale al modello è sufficiente fare tasto destro, Add to Model, aggiungi al modello, ed essendo l'unico materiale aggiunto viene anche assegnato al modello, ma sappiate che io posso anche aggiungere più materiali. Ad esempio vi faccio vedere che se adesso aggiungo anche questo al modello,
Questo al momento non presenta la freccettina blu perché non è stato applicato. È stato applicato quello che ho definito prima. Quindi gli do OK. E adesso noteremo sotto materiali, nell'ambito del modello, che appunto c'è anche quest'altro e quando voglio posso definirlo come master. Inoltre aver definito un materiale nel modello ci consente di poter fare anche delle semplici analisi di massa. Ad esempio, sotto analisi posso dirgli di fare un calcolo di massa, clicco su preview e quindi mi va a definire tutte le proprietà di massa del modello, quindi in particolar modo il volume e la massa, eccola qui, che corrisponde a 4 kg all'incirca, nonché le coordinate del baricentro e poi tutta una serie di altre informazioni relative all'inerzia. Ma sappiate anche che sotto Tools, quindi sotto Strumenti, Parametri, andando in questo menu e scegliendo Report delle proprietà di massa, anche qui abbiamo i parametri aggiornati con le varie proprietà di massa, quindi la massa, il volume, la densità, l'area, le coordinate del baricentro e i vari momenti polari di inerzia. A questo punto gli do OK. Se questo video abbastanza lungo vi è piaciuto, datemi un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, per me è un grosso aiuto, è una grossa mano. Direi che l'argomento è concluso e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti!